Appassionati di modellismo e non, bentornati in questa serie dedicata alla costruzione e all'invecchiamento del Panzer II Ausf A. In questo video andremo ad ultimare i lavori di invecchiamento e di weathering. Per prima cosa prendiamo il grigio MiG 908 e andiamo a ricolorare a pennello lo scarico per togliere l'effetto satinato dato dal lucido che aveva. Dopodiché andiamo a creare le prime sfumature con il colore MiG 910 leggermente schiarito e molto diluito. Con questo andremo a creare delle sfumature più chiare. Questa sarà la nostra base per l'effetto che andremo a creare. Con il bianco puro, nel mio caso il Vallejo 951, andremo a creare delle piccole chiazze di colore. L'utilità di queste ultime si capirà alla fine di questa procedura. Ora con il MiG 3940 entriamo nel vivo della ruggine e creiamo la texture di base. Possiamo creare delle zone più o meno grandi a seconda del livello di usura che vogliamo ottenere. Ovviamente non possono mancare le scrostature, dovute alla vernice che ormai troppo calda si sfalda e si stacca, lasciando vedere il ferro bruciato che riproduciamo con il Vallejo 984. E per finire il tocco finale che andrà a unire tutti gli effetti precedentemente usati sarà un lavaggio su tutto lo scarico con i due effetti ruggine miscelati insieme direttamente sul modello. Notate come con una procedura piuttosto semplice il nostro scarico si arrugginisca in modo molto realistico. La stessa tecnica andremo ad utilizzarla anche sulle attrezzature in metallo presenti come la pala, il crick e le altre componenti. Sistemata la ruggine, passiamo a sporcare il nostro modello. La prima cosa da fare sarà dare un po' di volume al fango che il nostro carro avrà raccolto durante il suo tragitto. Per fare ciò utilizzeremo il fondo per diorami MiG 2102 in color terra chiaro. Questo prodotto forse è un pochino troppo spesso per questo compito, quindi una volta steso bisognerà sfumarlo con dell'acqua per poter meglio controllare la posizione e la quantità degli accumuli di fango sulle ruote e sullo scafo. Dopo questo step il risultato sarà ben poco soddisfacente, ma come per lo scarico il bello arriva alla fine.
Stendiamo ora 2 mani belle spesse di chipping effect su tutto il modello. Raccomando in questa fase di non avere una mano leggera, ma di depositare parecchio prodotto sulla superficie. Questo renderà più semplice la fase successiva. Steso il chipping effect, ci occuperemo di impolverare il carro. Il nostro color polvere sarà ottenuto mischiando tra loro l'XF59 e l'XF57 Tamiya. Stendiamo la polvere su tutte le parti dove è più naturale che ci sia, quindi scafo basso, ruote, ma anche sulla parte alta dello scafo, ma ovviamente in modo più leggero. Ora prendiamo un vecchio pennello e una volta intito nell'acqua andiamo a rimuovere l'eccesso di polvere dal modello. Ho deciso di utilizzare questa tecnica perché mi permette di ottenere due interessanti effetti. Nella parte bassa sarà come se il carro abbia accumulato del fango e questo asciugandosi si sia staccato in parte, mentre nella parte alta l'effetto che si ottiene è paragonabile a quello che si può osservare sulle nostre auto quando sono impolverate, ad esempio per un temporale. Quando l'acqua asciuga ci ritroveremo la macchina piena di polvere a strisce o cumuli, più o meno quello che si ottiene con questa tecnica. Purtroppo in questa fase pago la conseguenza del non aver steso abbastanza chipping effect in certe parti del modello e quindi alle volte è stato difficile per me controllare al meglio l'effetto desiderato. Essendo la prima volta che provo questa tecnica posso dire di aver imparato un'altra lezione. Ora che il carro è bello sporco andremo ad applicare i lavaggi. Sì, lo so che sembra un controsenso lavare un carro che abbiamo appena sporcato, ma avremo bisogno di questi ultimi per far di nuovo risaltare tutti i dettagli che la nostra polvere ci ha nascosto. Per i lavaggi non utilizzerò il colore appositamente creato per i lavaggi sul grigio come ci si dovrebbe aspettare, ma un marrone scuro MIG 1500 a base solvente. Trovo questo colore molto più adatto al nostro modello rispetto a quello appositamente creato per il Panzer Grey, che sarebbe un colore verde scuro con sfumature di blu, davvero poco adatto in questo caso.
L'eccesso di colore potremo facilmente rimuoverlo con del solvente. Vi consiglio vivamente di utilizzare per questa operazione il solvente inodore della MIG, se non altro per evitare di impestare tutto l'ambiente del forte odore di solvente, che non è proprio un toccasana. Il modellismo è un hobby stupendo, ma raccomanderei a tutti di usare un po' di accortezza quando si vanno a utilizzare questi prodotti, che non sono esattamente dell'acqua fresca. Quindi vi inviterei a cercare di utilizzarli in ambienti non troppo chiusi e possibilmente ventilati, o al limite utilizzando una mascherina per evitare di inalare i vapori di questi prodotti. Dopo aver riportato alla luce tutti i dettagli del carro, è giusto occuparci delle scostature, che dopo la fase di impolveramento risultano essere un po' sottotono. Andiamo a riprenderle dunque con lo Striking Effect, che ovviamente prenderemo a sfumare sempre con il nostro solvente inodore MIG. Mi piace davvero l'effetto finale della ruggine sbiadita e sfumata che si ottiene in questo modo, anche se forse su certe parti del carro questo effetto l'ho accentuato fin troppo. Torniamo adesso a sporcare un altro po' il nostro piccolo Panzer, questa volta con il Mud Effect della MIC 1705. L'intento è quello di creare più sfumature di sporco, per dare l'idea di un mezzo che ha attraversato terreni di diversa natura e in diverse condizioni atmosferiche. Anche qua, una volta depositato l'effetto fango, andiamo a sfumarlo con il solvente. Torniamo ora ad occuparci dei cingoli. Con una matita Carisma Color Argento andiamo a ripassare le parti più a contatto con le ruote e quindi più lucide. Fatto ciò possiamo assemblare i cingoli sul carro, operazione questa che non è risultata semplice come speravo. I Firo Molder in questo aspetto restano comunque migliori e una volta assemblati molto più semplici da andare a posizionare sul carro, mentre questi da Hobby Boss mi hanno fatto penare il giusto.
Ora che sono in posizione possiamo occuparci di sporcarli. Per fare ciò utilizziamo il Tamiya Buff XF57 molto diluito e successivamente aggiungiamo altre sfumature con il Mud Effect con la stessa logica che abbiamo usato per le ruote. L'ultimo tocco è quello di aggiungere qualche spruzzo con lo Splash Effect 1750. Per stendere questo effetto utilizzeremo un pennello e un vecchio ago dell'aerografo in modo da creare tante piccole goccioline sul modello. Con questo tocco il nostro carro si può dire concluso e possiamo occuparci del bagaglio, ma lo faremo nel prossimo video perché per questa settimana il tempo a mia disposizione è finito. Se volete essere sicuri di non perdervi il prossimo episodio vi invito a iscrivervi al mio canale e se il video vi è piaciuto di mettere un like. Se avete domande, dubbi, perplessità o critiche non esitate a scrivermi nei commenti, mi farebbe piacere. Ciao a tutti!